Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami leone, tendenze energetiche generali. Per la prima parte di maggio, ragazzi, morte e mondo, ossia cambi, cambi, cambi e ancora cambi. La carta della morte è una carta che vi dice che c'è bisogno di tagliare qualche cosa o nel periodo di maggio si taglierà qualche cosa. È una carta di rigenerazione, probabilmente può essere un nuovo tipo di alimentazione, qualche tipo di abitudine, diciamo, dannosa che si potrebbe lasciare indietro. E potrebbe anche essere semplicemente un pensiero, ipotesi. E con il mondo, ragazzi, c'è il compimento di un ciclo per dare inizio a un nuovo ciclo. Il mondo appunto è una carta di compimento, è una carta di raggiungimento di risultati, è una carta di cambi, è una carta anche di trasferimenti e di viaggi. Andiamo a vedere nello specifico con i tarocchi di che cosa si tratta. Io intanto, come dico sempre, le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare proprio nulla o se voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, segno lunare o Venere. Sotto poi nella descrizione del video trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di più oroscopi. Trovate altri link a video utili, tra cui anche quello degli abbonamenti, dove appunto il video vi spiega di che cosa tratta tutta la sezione degli abbonamenti. Trovate il link al corso di tarocchi di livello intermedio che inizierà a maggio e anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Ragazzi, iniziamo con un 3 di bastoni, un 7 di bastoni, abbiamo la carta dell'appeso, un 5 di spade, un 5 di pentacoli, il 9 di pentacoli, un asso di bastoni e il fante di spade. Bene, allora con il 3 di bastoni si sta cercando di andare oltre, o perlomeno sento che qualcuno può essere che abbia fatto una sorta di salto, una sorta di avanzamento, una sorta di cambio anche, magari è un trasferimento a causa del lavoro, e con questo 7 di bastoni, ragazzi, vi confesso che non sarà semplice la prima parte di maggio, la prima settimana di maggio, ma non ve la caverete male, ok? Nel senso che il 7 di bastoni è sempre una carta che dice che vi dovete difendere, dovete comunque tenere gli occhi aperti, però è anche una carta che dice che siete in una posizione di vantaggio per poter affrontare questo tipo di, diciamo, scaramucce piuttosto che problemi, piuttosto che imprevisti. Allora, abbiamo poi anche la carta dell'appeso e ho la sensazione che vi sentiate un pochettino bloccati. Non tanto da un punto di vista pratico, ma da un punto di vista mentale, come se ci fossero dei pensieri che, come dire, sono un pochettino circolari, ok? Come se fossero sempre quelli. E il 5 di spade mi dice che siete parecchio in confusione mentale. 5 di spade è sempre una carta che parla di confusione mentale, di litigi, di lotte interne o esterne anche. Lo andiamo poi a vedere meglio con i mini tarocchi. E poi abbiamo questo 5 di pentacoli che è una carta che indica, ehm, come vi posso dire, un atteggiamento di carenza. Per qualcuno si tratta di anche di qualche perdita magari economica o di un investimento magari un po' troppo rischioso, adesso poi lo andiamo a vedere meglio con i mini tarocchi, ok? Però ehm, ecco, guardate, mi piace molto in questo mazzo perché viene rappresentato come la piccola fiammiferaia, che per chi diciamo è straniero, non è italiano, è una favola, è una fiaba che rappresenta questa bambina che invece di praticamente entrare nella chiesa preferisce rimanere lì da sola fuori al freddo, vedete che ha tutti i piedi e le mani rosse, è infreddolita. E nella fiaba la bambina si scalda accendendo i fiammiferi che tecnicamente dovrebbe vendere. Però ha la chiesa dietro di lei, potrebbe veramente facendo un passo
entrare e ripararsi, ma preferisce rimanere lì, in questa situazione fredda, in questa situazione di carenza, di povertà, di limitatezza, mi viene da dire. Andiamo a vedere carta per carta, andiamo a vedere il 3 di bastoni. 4 di pentacoli è appeso nuovamente. Allora, il 3 di bastoni è una carta che parla di un avanzamento, di qualcuno che ha già fatto un passo. Probabilmente avete fatto un movimento e adesso siete in fase di attesa per vedere come vanno le cose. Andiamo a vedere il 7 di bastoni. Due arcani maggiori, Mago e sacerdotessa. Ragazzi, qui avete sia la polarità maschile che la polarità femminile. E vi sento, vi dico, la prima settimana di maggio potrebbe essere indaffarata. Avrete tante cose da seguire, dovrete comunque cercare di portare avanti più cose, mi viene da dire allo stesso tempo, e anche di difendere quello che voi volete portare avanti, quelli che sono i vostri obiettivi, ma ce la farete, perché avete il mago, avete una grossa capacità di manifestazione, avete, probabilmente qualcuno può anche essere che stia facendo certi lavori di manifestazione e con la sacerdotessa ci potrebbe essere veramente qualche idea geniale, perché la sacerdotessa è anche colei che canalizza il sé superiore, quindi ci potrebbe essere veramente qualche idea geniale in questo periodo, qualche cosa che vi faccia superare i dubbi, qualche tipo di movimento o di azione o un fatto magari che succede che vi faccia superare dei dubbi. Andiamo a vedere l'appeso, perché è come se aveste bisogno di vedere le cose da un altro punto di vista. Ce l'avevate anche qui l'appeso, Sì, allora, ho come la sensazione che abbiate bisogno di più regole, di regolarizzare qualcosa, di portare alla luce. L'asso di spada è qualche tipo di verità o è una consapevolezza? Diciamo che, vedendo poi anche il 5 di spade, visto che l'asso di spade fa riferimento anche all'ordine mentale, qui avete due carte proprio che parlano di qualcuno che fa programmi, fa progetti, programmi nel senso di liste, conti, programmi nel senso di progetti. Se fosse per esempio una casa, avete proprio bisogno di un progetto fisico, disegnato, diciamo, ma c'è qualche cosa, qualche questione qui che vorreste comunicare o come se aveste bisogno di un nuovo ordine mentale, perché comunque l'appeso è colui che vi fa vedere le cose da un altro punto di vista, vi fa considerare cose che prima non avevate tenuto in considerazione. E poi abbiamo questo 5 di spade che adesso andiamo a vedere. Abbiamo un 4 di spade e la regina di coppe. Quello che dovete, come vi posso dire, migliorare o placare sono tutti quei pensieri che vi muovono troppo a livello emotivo. Cioè, allora, 5 di spade è una carta di forti pensieri, ok? Di pensieri circolari, pensieri anche un po' confusi. E voi dovete mettere proprio in ordine questi pensieri, come se doveste prendervi un momento per riuscire ad ascoltare voi stessi, per riuscire ad ascoltare quella parte dentro di voi che, avendo la regina di coppe, molte volte parla di emozioni altalenanti. Ma perché? Perché la regina di coppe è una persona empatica, iper empatica, ok? Quindi sente tutto. Ed è un po' qui la sensazione che, cioè nel senso che vi facciate confondere le idee dalle emozioni che provate. Andiamo a vedere il 5 di denari. Cavaliere di bastoni. 8 di pentacoli e 3 di coppe. Interessante. Allora ragazzi, nella seconda settimana di maggio qui potrebbe essere che questo... Allora, il cavaliere di bastoni potreste essere voi che a un certo punto decidete di uscire da questa situazione attraverso il lavoro, cambiando la quotidianità,
frequentando gli amici, uscendo o condividendo semplicemente quello che sono le vostre idee. Però, perché vedo anche un 9 di pentacoli, ragazzi. Quindi è una carta di appagamento, è una carta di abbondanza, è una carta di amor proprio e di indipendenza monetaria. E qui avete lavorato, o meglio, lavorerete. Andiamo a vedere il 9 di pentacoli. Ecco, un altro 9 di pentacoli, fantastico. 9 di pentacoli, cavaliere di spade, asso di denari, wow, 6 di coppe e fante di bastoni. Allora, qui potrebbe esserci qualcuno che ritorna dopo tanto tempo. O potrebbe essere un vostro sogno che si avvera o che inizia a prendere forma dopo tanto tempo. Probabilmente qui avete fatto un salto, avete fatto un passaggio. Il settore può essere qualunque, ragazzi, però è come se ci fosse stato una sorta di passo in avanti. E nella prima settimana di maggio diciamo che sarete impegnati a mantenere un po' questo standard, questo passaggio, sì. Nella seconda parte della lettura, quindi nella seconda settimana di maggio, arriva qualcosa, avete un sacco di figure che arrivano, quindi potrebbero proprio anche essere persone con le quali magari si inizia qualche tipo di collaborazione. Non lo sento tanto perché avete il 9 di pentacoli 2 volte, che è una carta fondamentalmente di chi è autonomo, è una carta di indipendenza. Quindi può anche darsi che qui qualcuno, magari se fosse per esempio una situazione lavorativa, che qui ci si stacchi da un'azienda, o magari che semplicemente si continui la collaborazione con l'azienda, ma l'inquadramento fiscale sia diverso, che quindi diventiate autonomi. Ed è un po' come se fosse un sogno, ragazzi, che diventa realtà. Andiamo a vedere l'asso di bastoni, perché l'asso di bastoni parla di nuovi inizi, 9 di coppe e 5 di coppe. Interessante. Allora, l'asso di bastoni normalmente parla di incontri, anche intimi, però comunque è un'azione, è un inizio che vi porta verso quello che è il vostro obiettivo, verso quello che è il 9 di coppe, il vostro sogno compiuto. C'è però il 5 di coppe. Ragazzi, ho come la sensazione, vicino anche a questo fante di spade, che dobbiate andare a fondo di certi discorsi, non rimanere in superficie. Controllate bene se dovete firmare carte, contratti o questioni del genere, ma nella seconda settimana di maggio avete 2 assi e il 9 di pentacoli per 2 volte, quindi sento che si va verso quello che è il cambiamento, il compimento. Ecco, diciamo che probabilmente ve le metterei così, perché ci stanno, cioè la morte all'inizio, perché qui avete fatto un passaggio, e il mondo qui verso la fine, perché avete appunto 2 volte il 9 di pentacoli, che è una bellissima carta di indipendenza anche proprio monetaria, e poi anche il 9 di coppe, quindi tipo sogno compiuto. Quindi molto bello, molto molto bello. Andiamo a vedere una frase su cui meditare, poi andiamo a vedere un oracolo. Mi permetto di sbagliarmi senza giudicarmi o criticarmi. È uscito anche all'Ariete. Che interessante. Andiamo a vedere un'ultima carta, un oracolo, insomma, dei guerrieri di luce. 2 carte. Allora, abbiamo pazienza. Sii paziente e permetti al tuo destino di svilupparsi nella pace, nella tranquillità sarebbe. È un po' come se, perché qui dove, ecco, avevate un cavaliere di spade che normalmente è una di quelle energie che va dritto alla meta con molta determinazione, e qui invece vi dicono, ok, pazientate, va bene avere la determinazione, però con calma, cioè passo dopo passo. E poi un'altra carta qui è il mondo interiore. Questa carta è molto importante perché vi dice che il mondo esterno è un riflesso del mondo interno, quindi se voi avete questo tipo di confusione mentale dentro, avrete anche questa sorta di confusione materiale, se vogliamo. Quindi una volta, sì, questa è magia bianca, cioè lavorare internamente
quindi i vostri mettere in ordine i pensieri, mettere in ordine le emozioni, guarire internamente con questo 4 di spade, per far sì che poi automaticamente le vibrazioni del mondo fuori cambino. Quindi la magia bianca è prendere noi da dentro, cambiare noi dentro, in modo che poi automaticamente le cose fuori cambino. Ok? Bene, cari amici del leone, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo sapere con un like, con un'iscrizione, con un commento, con una condivisione, se volete supportare il canale potete anche fare una donazione o abbonarvi, e vi ricordo che sotto nella descrizione del video c'è il link ad un video che spiega di che cosa tratta tutta la sezione degli abbonamenti. Di fatto ringrazio tutte le persone che si sono già abbonate e ricordo che i video escono il sabato. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!